Che siano cotte, crude, sotto forma di frullati o al vapore, le verdure sono un elemento essenziale per la nostra alimentazione. Ricche di fibre, vitamine e sali minerali, ci danno la giusta carica per affrontare la vita quotidiana. Per quanto consumate crude sia più pratico e veloce, la cottura resta il metodo più utilizzato per la loro preparazione. Molto spesso però si commettono degli errori sia nella loro pulizia che nella loro cottura, che tenderanno irrimediabilmente ad influire nella loro proprietà. Proprio per questo oggi voglio mostrarti una piccola guida che ti permetterà di procedere sempre in modo corretto quando prepari le tue verdure, mantenendo inalterato tutte le loro qualità e permettendoti di gustare appieno il loro sapore. Bentornato su Segreti da Chef. Per chi non mi conosce, io sono Gianluca, chef esperto nella cottura a bassa temperatura. Consumare un paio di porzioni al giorno di verdura è cosa risaputa che faccia davvero benissimo. Molto spesso però ci capita di commettere alcuni errori durante la loro pulizia e cottura. Errori che andranno a discapito del gusto e della qualità, ma non temere, oggi ti svelerò dei piccoli passaggi da eseguire per mantenerli al meglio. Vediamo ora quali sono. 1. Mai sbucciare troppo in anticipo le verdure. Le verdure a contatto con l'aria e la luce tenderà ad annerirsi. Ciò influenzerà sia il sapore che la qualità. Se affettiamo con le verdure con largo anticipo, prima di cucinare o di preparare le insalate, rischiamo che questi cibi perdano parte della loro preziosa sostanza nutritiva per via del contatto con l'aria e con la luce. Ecco che allora sarebbe meglio affettare le verdure all'ultimo momento, prima di cucinarle o di consumarle. Esistono numerosi strumenti, non necessariamente elettrici, che ci possono aiutare in cucina nell'affettare le verdure in modo facile e rapido anche quando abbiamo poco tempo. Non usare coltelli appropriati. Per tagliarle, migliore sarebbe usare un coltello in ceramica, in quanto le verdure a contatto con il metallo tenderanno ad annerirsi. 3. Gettare bucce e gambi. Alcune ricette chiedono di utilizzare soltanto le parti migliori delle verdure e di lasciare perdere bucce, gambi e altre parti di scarto. Soprattutto se cuciniamo con verdure bio o comunque con i prodotti del nostro orto, non gettiamo bucce, foglie e gambi. Li possiamo utilizzare per preparare delle ricette, ad esempio baccelli dei piselli sono perfetti per preparare le velluttate, con le bucce delle patate si preparano delle chips croccanti e i gambi dei broccoli e cavolfiori sono adatti per le zuppe. 4. Cotture troppo lunghe. Fai sempre molta attenzione ai tempi di cottura delle verdure e degli ortaggi in generale. Ci sono ortaggi, come le patate, che necessitano di essere cotte alla perfezione perché non possono essere consumati crudi. Altri ortaggi, come i broccoli e le carote, dovrebbero rimanere di un bel colore brillante durante la cottura e risultare sempre piuttosto croccanti. Insomma, in generale, meglio non cuocere le verdure per tempi troppo lunghi, così potrai gustarle al dente e anche il sapore ne guadagnerà. Una cottura troppo prolungata farà scaricare tutti i nutrienti all'interno dell'acqua. Mangerai così delle verdure bollite e basta. Per sopperire a questo problema, le cotture insulite ci vengono in aiuto. Cuocere le verdure sottovuoto è un sistema semplice per preparare e mangiare cibi sani, che mantengono infatti i loro sapori e le loro proprietà. Le verdure cotte sottovuoto vanno inserite in appositi sacchetti, che devono essere necessariamente adatti alla cottura e sigillate con una macchina sottovuoto. L'importante è verificare sulla confezione che si tratti di sacchetti adatti per la cottura e leggere in modo e i tempi necessari alla cottura. Ad esempio, alcuni sacchetti sono adatti a cottura a 100 gradi per un'ora al massimo. 5. Mai lasciarle bagnate. Vuoi preparare delle verdure croccanti cotte in padella? Allora fai attenzione ad asciugarle bene prima di iniziare la cottura. Infatti, l'acqua presente sulle verdure ancora umide produrrà vapore all'interno della vostra padella calda e le verdure non risulteranno croccanti e tenderanno ad ammorbidirsi. Quindi, se stai puntando alla croccantezza delle tue verdure, cura bene il momento dell'asciugatura. Si tratta di un errore comune causato dalla fretta. Prenditi un po' di tempo per asciugare ortaggi e verdure, così i risultati della loro cottura in padella saranno migliori. 6. Mai eccedere con l'olio. Questo vale in linea generale per ogni tipo di alimento,
mai mettere troppo olio, sia perché fa male alla salute, sia perché altera il sapore originale. Un filo d'olio come condimento va benissimo, anzi è consigliabile utilizzare l'olio proprio a crudo per condire le verdure sia cotte che crude. Invece non bisognerebbe esagerare con il quantitativo d'olio da utilizzare durante la cottura in padella. Ne possono bastare 1 o 2 cucchiaini, a seconda del quantitativo e delle tipologie della verdura. Se riscalderai bene poco olio in padella prima di versare le verdure, noterai che la cottura sarà più raspida e che le verdure risulteranno croccanti e molto meno unte. 7. Usare oli di scarsa qualità per la frittura. Di tanto in tanto ti capita di scegliere la frittura per cucinare le verdure? In questo caso è bene evitare oli di scarsa qualità e puntare direttamente sull'olio d'oliva. Alcune persone tendono a preferire altri oli per friggere, per una questione di risparmio. Uno studio recente ha confermato che olio d'oliva è il migliore per friggere rispetto all'olio di girasole, all'olio di mais e all'olio di soia, sia in friggitrice che in padella. Con questa piccola guida spero di esserti stato d'aiuto. Applicale correttamente e vedrai che le tue verdure avranno tutto un altro sapore e saranno gustose come non mai. Mi raccomando, se non lo hai ancora fatto, non perdere l'occasione per iscriverti al canale attivando la campanellina, così da ricevere un avviso quando pubblicherò altri video che potrebbero interessarti. Se ti va, puoi anche collegarti alla mia pagina Instagram Argento Chef per seguire le pubblicazioni quotidiane di foto, ricette e tanto altro. Non ti scordare di mettere un pollice in su per sostenermi e condividere il video con i tuoi amici. Ora andiamo a scoprire l'ultimo errore. 8. Gettare l'acqua di cottura. Non gettare l'acqua di cottura utilizzata per preparare le verdure lessate o le verdure al vapore. Si tratta di una risorsa preziosa. In particolare, con l'acqua delle verdure lessate potrai preparare delle altre ricette come velluttate, zuppe, risotte e minestroni, come se si trattasse di un brodo. Potrai anche utilizzare l'acqua della cottura a vapore per cucinare altre portate. Non sprecare mai l'acqua, nemmeno quando lavi le verdure. Cerca di raccogliere l'acqua del lavaggio in una delle ciotole e di riutilizzarla, ad esempio per bagnare le verdure nell'orto o i fiori del terrazzo. Spero tanto di averti fornito delle informazioni preziose. Se ti va, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo argomento e orizzonte. Dire non so cucinare non potrà più essere una scusa. Creati una buona giornata e ricordati, piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!